Ciao a tutti amici, sono Maria e benvenuti in Italian Headway. Oggi mi vedete con questo look un po' diverso perché, come avrete capito dal titolo, sto per parlarvi del carnevale. Carnevale è praticamente alle porte e oggi parleremo un po' di quelle che sono le tradizioni italiane, qual è l'origine del carnevale. È una festa molto sentita e festeggiata proprio qui in Italia. Sicuramente avrete visto almeno una volta nella vostra vita il Carnevale di Venezia, ma oggi vi parlerò anche di altri tipi di festeggiamenti che avvengono qui in Italia riguardo la festa del Carnevale, e vi parlerò un po' dei nostri gusti, delle nostre tradizioni. Naturalmente adesso toglierò la maschera perché appunto vorrei fare una chiacchierata con voi e iniziamo subito con una cosa molto interessante. Il carnevale è legato a una festa molto antica in realtà. Forse è una cosa che ci fa entrare nel vivo del carnevale, ci fa pieno comprendere qual è lo scopo del carnevale. È un detto latino. Questo detto è semel in anno licet insanire. Che cosa significa? Una volta all'anno è lecito insanire. Quindi insanire è un po' arcaico come termine, significa andare fuori di testa, fare di tutto, quindi impazzire anche, dipende appunto dal contesto. In questo significa andare fuori dalle regole, fare tutto ciò che si vuole, e naturalmente questo ci fa già capire la natura della festività. Ovviamente diciamo che molti pensano che il carnevale sia legato a qualcosa di cristiano. In effetti in un certo senso è così, ma le sue origini vere vanno ricercate in tempi molto più lontani e antichi. Infatti si risale all'epoca in cui vi erano i pagani. È inutile dire che tutto ciò che di religioso c'era in questa festa al giorno d'oggi è praticamente andato via, è stato spazzato via, perché non ci sono più, non si seguono più quelle religioni, non c'è più quel valore di questa festa. Questa festa è puramente, almeno al giorno d'oggi, una festa ludica, divertente, non ha nulla a che vedere con la religione. Questa ricorrenza infatti ha delle origini appunto che risalgono all'antica Roma, quindi quando si festeggiavano i Saturnali oppure le feste dionisiache. Ovviamente ci riferiamo al periodo classico greco. Qual era lo scopo di queste feste? Durante queste festività era lecito praticamente fare tutto quello che si voleva, andare a briglie sciolte, quindi riuscire a fare tutto ciò che ci passava per la testa. Infatti durante queste feste sia i ricchi che i poveri si travestivano, si mascheravano in modo da essere messi sullo stesso piano. E questa cosa era molto interessante perché solo in quel giorno dell'anno tutte le cose erano uguali per tutti, tutto era lecito. Quindi lo scopo di mascherarsi era quello di non essere riconoscibili. Le persone, il ricco e il povero, erano entrambi irriconoscibili, quindi messi sullo stesso piano. Scomparivano tutte quelle differenze sociali, e questo cosa portava? Portava praticamente una settimana, un giorno da sogno per chiunque. Tutti potevano fare tutto. Naturalmente una volta terminate queste feste tutto ritornava alle regole e alla rigidità del tempo, quindi era soltanto un piccolo periodo dell'anno che ci rendeva completamente, anzi li rendeva completamente liberi. L'origine del nome carnevale proviene da carnem levare, che è un'espressione latina che significava appunto togliere, eliminare la carne. Questo perché? Perché indicava sostanzialmente l'ultimo giorno di festività in cui si teneva l'ultimo banchetto nel quale era permesso mangiare la carne
proprio perché dopo queste festività ci sarebbe stata la Quaresima e quindi sarebbe stato impossibile mangiare carne, proprio perché è un divieto di mangiare carne durante la Quaresima. Ovviamente durante il periodo di Quaresima poteva esserci, oltre che l'eliminazione della carne, anche uno stretto digiuno, ma questo naturalmente variava di caso in caso. La cosa bella del carnevale è che in realtà non ha una data fissa, ogni anno è diverso, ogni anno ha una data diversa. Questo perché? Perché il carnevale avviene in un particolare momento. Il tempo di carnevale inizia 9 settimane prima del giorno di Pasqua, quindi la prima domenica delle 9 che precedono il giorno di Pasqua. Se non conoscete la Pasqua, naturalmente si tratta di una festa cristiana, di stampo cristiano, che appunto prevede un festeggiamento passati 3 giorni dopo la morte di Gesù. Teoricamente a Pasqua Gesù risorge e si festeggia questa cosa. Una cosa che dobbiamo chiarire è che l'origine della maschera appunto risale al fatto che non ci dovevano essere in quei giorni differenze fra ricchi e poveri, ma in realtà c'è una fonte, Apuleio, che ci riporta che il mascheramento faceva parte di un rito fatto per la dea egizia Iside, durante il quale appunto ci si mascherava. Questa usanza poi venne anche importata nell'impero romano e praticamente da allora arriva ai giorni nostri. Passiamo infatti alle cose un po' più moderne. Il carnevale in Italia. Il carnevale in Italia viene festeggiato secondo tantissime tradizioni diverse, tantissimi usi e costumi diversi che variano di regione in regione. Se conoscete un po' dell'Italia saprete che noi abbiamo tante regioni, 20 regioni italiane, e ognuna è molto differente dall'altra. Ovviamente si parla sempre di conflitto fra nord e sud, ma questo è un altro discorso. Ogni regione italiana ha delle caratteristiche che la differenziano da ogni altra regione italiana. Vi parlerò adesso dei carnevali, fra virgolette, più famosi d'Italia, partendo da nord, poi centro, poi sud. Sicuramente quello del nord è quello più conosciuto, si tratta del Carnevale di Venezia. Ovviamente il Carnevale di Venezia è sicuramente uno dei più famosi al mondo, è molto famoso per il suo tripudio di colori, per le sue maschere molto particolari, molto colorate. E originariamente il Carnevale di Venezia era stato ideato come concessione da parte delle persone ricche di Venezia ai costumi popolari, quindi sostanzialmente a darsi ai divertimenti popolari. Ha una storia quasi millenaria e si compone di 3 elementi che sono sempre fissi. Purtroppo quest'ultimo anno ha portato molta sfortuna alla città di Venezia, perché appunto per il Covid non si è potuto festeggiare il carnevale nelle condizioni appunto di tutti gli altri anni. È stato un anno molto particolare e purtroppo molto sentito, molto triste. Ma comunque in generale il Carnevale di Venezia è costituito di 3 fasi principali. La prima di queste è la festa delle Marie, nella quale 12 ragazze sfilano per la città di Venezia e durante questa sfilata ricevono dei premi. E questo veniva fatto simbolicamente perché appunto 12 ragazze erano state rapite e poi liberate dalla loro condizione di promesse spose. Ed è per questo che appunto si ricordano queste 12 ragazze, queste 12 spose. La seconda è molto interessante, si tratta di un'acrobazia. Infatti viene chiamata il volo di Sant'Angelo.
durante il quale un acrobata si lancia dal campanile di Piazza San Marco per raggiungere appunto la piazza. È molto molto particolare e bello. La terza e ultima fase e fondamentalmente conclude il carnevale con diciamo delle celebrazioni per questo leone che è poi il simbolo della città di Venezia, e si tratta appunto di questo leone alato molto molto carino e molto dettagliato. Lo ritroverete, se siete mai stati a Venezia, in moltissimi punti della città. Un altro carnevale che secondo me va citato è il carnevale di Ivrea, nel quale si svolge una battaglia con le arance, il che è molto strano, ma secondo me è molto divertente. Praticamente questa battaglia con le arance si svolge ogni pomeriggio durante i giorni di carnevale e diciamo è una rievocazione del passato, perché appunto si ricorda della ribellione contro la tirannia durante il Medioevo. Alla fine di ogni giornata naturalmente le strade sono completamente coperte di arance e tutta la città profuma di arance. Spostandoci al centro e quindi verso la Toscana ritroviamo uno dei carnevali più importanti d'Italia, ovvero il Carnevale di Viareggio. Sicuramente da molti è reputato come uno dei più importanti al mondo e in realtà è molto particolare perché prevede una sfilata di carri, ecco, una sfilata di carri fatti di cartapesta, e la loro particolarità è che sono dei carri molto sarcastici perché prevedono spesso delle figure molto attuali appunto viste in chiave sarcastica, come per esempio questa o questa anche. Quindi sono molto divertenti e carine. Passando invece al sud, uno da citare è il Carnevale di Putignano, che si trova in Puglia e sostanzialmente ricorda molto quello di Viareggio, perché la particolarità di questo carnevale sta appunto nel fatto di veder sfilare tutti questi carri che rappresentano questi personaggi in chiave satirica, e appunto anche questi sono molto attuali, molto creativi. Se in questo periodo siete in Italia, dovete assolutamente vedere una delle parate oppure una delle sfilate di carri, perché ne vale davvero la pena, e solitamente i bambini italiani sono abituati ad andare ogni anno a carnevale a vedere le sfilate e a travestirsi. Io personalmente ho fatto delle maschere molto molto particolari, dei vestiti molto belli e credo che sia una cosa molto divertente da fare sia da piccoli che da adulti. Ovviamente vi ho dato delle informazioni generali e io spero che ovviamente questo video possa esservi stato utile per conoscere un po' della cultura italiana, ma anche per ascoltare la lingua italiana. Io vi lascio ovviamente tutti i link e tutte le informazioni qui sotto. Noi ci vediamo nel prossimo video e fino ad allora